Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o luna o Venere in pesci. Oggi andiamo a fare una bellissima lettura, bellissima, infatti ti invito a prenderti un momento di pausa, un tè, una tisana, perché faremo un viaggio insieme meraviglioso alla scoperta del tuo vero amore. Il tuo sposo celeste, la tua sposa celeste che si incarna quando il tuo karma lo permette all'interno di una persona. Come vi insegno sempre, l'amante mistico è tutto ciò che vivi, è il daimon, no? Come lo chiamava Platone, James Hillman, è il daimon, quindi è la missione dell'anima. E quando a un certo punto il tuo karma lo permette, si incarna proprio nelle caratteristiche di una persona. Ecco, oggi ti farò l'identikit della tua sposa o sposo perfettamente corrispondente. E tu che sei immenso, che sei immensa, figlia delle acque profonde, figlio delle acque profonde, che nasci proprio dal grembo dell'invisibile, no? Tu che vivi tra il sogno e la realtà e credi che ci sia questa polarità, perché vorresti vivere nel tuo sogno, no? Io lo capisco bene. Ma il tuo sogno è tutto ciò che vivi, anche la realtà quotidiana è un sogno, come la chiamerebbe James Hillman. Ecco, tu che vivi tra la carne e l'anima, quando penso a te, il pesci per me è il segno, è il pellegrino del mistero. Il tuo spirito cerca un amore che non sia solo un incontro, ma un eco, un richiamo, un canto che riconosci nelle profondità del tuo cuore. E per te il vero amore non arriva come un lampo improvviso, per te il vero amore arriva come una marea che cresce lenta e ti avvolge, come un'onda che ti porta via con sé e ti fa sentire a casa. Allora oggi ti presento il tuo amante mistico, colui o colei che ti attende tra i mondi, che riconoscerai nei sogni, che riconoscerai nei silenzi, nei gesti sacri che appartengono all'anima. Ho preparato per te una struttura a 16 carte dove scopriremo insieme la sua essenza, il dono che porta nella tua vita, la sua luce, la sua ombra, quella che ti risveglia, il suo corpo, come è fatta, come è fatto, il suo stile, il suo cuore, come ama, come pensa, la sua vocazione e qual è poi tra voi due la missione comune. E infine la chiave dell'incontro, come, dove e in che dimensione riconoscerai l'amore vero. Allora ti chiedo di prepararti ad ascoltare con gli occhi dell'anima, perché l'amore che incontri sarà sempre per te la potente rivelazione spirituale. Ok, allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa splendida creazione per te, l'identikit del tuo vero amore. Prima carta, la sua essenza, l'anima, la natura profonda. Seconda carta, il dono. Qual è il dono che porta nella tua vita? Terza carta, la luce. Qual è la sua qualità più bella? Quarta carta, l'ombra, quello che ti farà crescere di questa persona.
Quinta carta, il suo corpo, il suo aspetto fisico, la sua presenza, la sua sensualità. Sesta carta, lo stile, il suo stile, come si muove, qual è il suo modo di fare, l'energia quotidiana. Settima carta, il suo cuore, come ama, come si apre. Ottava carta, la sua mente, come pensa, come comunica, come sogna. Nona carta, il suo lavoro o la sua vocazione. Qual è il tipo di attività o talento a cui è predisposta questa persona, la sua via di realizzazione. Decima carta, la missione comune. Perché vi incontrate? Cosa siete chiamati a creare insieme? Poi, questo è il primo atto. Dividiamo il primo atto dal secondo atto, che adesso parlerà di te. Secondo atto, qual è la tua energia attuale? Dove stai vibrando? Dove stai vibrando? Che cos'è che attrai? Quali sono il tipo di relazioni che magnetizzi o che hai attratto fino adesso? Tredicesima carta, la lezione karmica, cioè quello che hai già imparato, hai già vissuto e compreso. Quattordicesima carta, il nodo, ciò che blocca l'ingresso dell'anima gemella dell'amante mistico. Quindicesima carta, il gesto di liberazione, il rito, l'atteggiamento che apre la porta all'amore. Sedicesima ed ultima carta, la chiave dell'incontro. Come, dove e in quale dimensione dell'anima riconoscerai l'amore vero. Wow, allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Ti presento il tuo vero amore. Allora, qual è l'essenza di questa persona? La ruota della fortuna è l'essenza. Guarda, questa persona è un'anima in continuo movimento. La sua natura profonda è ciclica, cioè porta con sé il cambiamento, il destino che gira, la capacità di rinnovarsi ogni volta che la vita lo chiede. Cioè è qualcuno che non resta mai fermo, ma che accetta le fasi della vita con molto coraggio. Cioè, a livello pratico, incontrerai, magari qualcuno di voi l'ha già incontrato, incontrerai una persona che nella sua vita ha vissuto molti cambiamenti importanti, forse anche di trasferimenti, molte rotture, molte rinascite. Cioè, questa persona è abituata a lasciarsi trasformare dagli eventi. È in un flusso continuo. Ok. Vediamo qual è, abbiamo messo qui il dono, no? Ciò che porta nella tua vita. Cos'è che porta nella tua vita? Il diavolone porta nella tua vita. Potente, intensità. Questa persona ti porta intensità, ti porta passione, ti porta desiderio, forza magnetica. Io ti dico che questa persona è l'incontro che ti costringe a guardare le tue catene interiori e a trasformarle. Con questa forza, magnetismo. Cioè a livello pratico ti porta la possibilità di riconoscere i tuoi attaccamenti,
di vivere un amore carnale e forte, ma anche di liberarti dalle illusioni di dipendenza. È un dono molto grande questo. Vivere un amore carnale, forte, animico, senza l'illusione della dipendenza è puro potere. Ti porta a questo dono. Bellissimo. Vediamo qual è la sua luce, cioè la sua qualità più bella. Il Cavaliere di Spade è la sua qualità più bella. La sua qualità più bella è il coraggio della mente. È un'anima che sa dire la verità. È un'anima che sa affrontare i conflitti. È un'anima che sa muoversi con chiarezza, con decisione. Cioè a livello pratico è una persona diretta. Sa prendere iniziative. Non ha paura di rischiare proprio quando si tratta di ciò che conta, mi spiego. Quando si tratta di ciò che conta non ha paura di rischiare. Questa è la sua qualità più bella. Bello. Ok, vediamo qual è l'ombra. Quella che ti leggerò adesso è quello che ti fa crescere. Ok, vediamo qual è l'ombra. Il Cavaliere di Denari è l'ombra. L'ombra è la lentezza eccessiva, la rigidità nei suoi ritmi. Questa persona può farti crescere insegnandoti la pazienza. Può farti crescere insegnandoti il valore del lavoro costante e del tempo che matura i frutti. Ti dico proprio a livello pratico, qualche volta sarà testarda questa persona, a volte anche troppo metodica, e questo metterà alla prova la tua flessibilità. Questa è l'ombra che ti fa crescere. Ok. Il suo corpo, no? Adesso abbiamo il corpo, sì, il suo aspetto fisico, la presenza, la sua sensualità. Abbiamo già visto che è molto potente. Vediamo un po'. È un imperatore o un'imperatrice, cioè, o uomo o donna che sia, il suo corpo ha l'arcano dell'imperatore, lo spirito dell'imperatore, cioè fisicamente questa persona emana presenza, fisicamente questa persona emana forza, fisicamente questa persona emana autorità. Cioè è una persona che si nota, che trasmette solidità, che trasmette sicurezza. A livello pratico, per esempio, potrebbe avere un fisico robusto, potrebbe avere delle spalle larghe, potrebbe avere uno sguardo che ispira rispetto, no? Un portamento deciso. Ok? Sì. Ha un divino maschile molto incarnato, che sia uomo o donna non importa, sì. Però anche la capacità di fluire con gli eventi, quindi di un certo spessore questa persona. Vediamo adesso, dopo abbiamo visto il corpo, vediamo lo stile, come si muove, il suo modo di fare, la sua energia quotidiana. Abbiamo il Re di Coppe qua. Guarda, è una persona che nel quotidiano si muove con calma. È una persona con una certa eleganza emotiva. È un re, che sia re o regina non importa, è un re delle emozioni qui, cioè capace di empatia, è capace di ascolto questa persona. E quindi nella vita di tutti i giorni mostra molto equilibrio tra che cosa? Tra forza e dolcezza, tra decisione e sensibilità. Ok? Vediamo il suo cuore, vediamo come ama, come si dona. Vediamo. Il 4 di spade. Nel cuore ha bisogno di silenzio questa persona. Ha bisogno di guarigione, ha bisogno di riposo. Questa persona ama in modo riflessivo, ama in modo non invadente, con una delicatezza che lascia spazio. Ti dico a livello pratico, potresti percepirla, questa persona a volte potrebbe sembrare distaccata, ma non è così, perché guarda le coppe. In realtà è solo una persona che protegge il cuore e ama con profondità nascosta. Protegge il cuore e ama con profondità nascosta.
Ok, vediamo la sua mente, come pensa. No, qua abbiamo la mente, come pensa, come comunica, come sogna. 5 di bastoni, ha una mente vivace, ha una mente competitiva, a volte caotica. Cioè, essendo una persona con la prima carta della ruota, la fortuna che si adatta facilmente al cambiamento e viene trasformata dagli eventi, no? È una persona che pensa sempre in movimento, sfide, contrasti, cioè è una persona che ama il confronto, lo vedremo anche qua, è diretta, quindi suscita confronto, quindi ama confrontarsi, ama discutere, ama mettersi in gioco, può avere delle idee brillanti, ma non sempre sono lineari secondo un sistema comune, cioè ama rischiare, ama mettersi in gioco, ama essere diretta, ok? Punge anche per stimolare, è proprio il suo essere questo. Ok, vediamo il lavoro, la sua vocazione, a cosa è predisposta questa persona. E infatti non poteva che essere la regina di spade. Questa persona, la sua vocazione è legata all'intelletto, è legata alla lucidità, è legata alla comunicazione. Questa persona è destinata a lavorare con le parole, con le idee, oppure in ambiti in cui la mente deve essere chiara e strategica. Che ne so, potrebbe essere un insegnante, scrittore, avvocato o comunque un professionista della parola e della chiarezza. Sì, ok. Vediamo perché vi incontrate, cosa siete destinati a creare insieme. Il 7 di bastoni, e beh sì, c'è un guerriero a fianco, o una guerriera, che tu ce l'abbia o meno ancora, questo è il senso. Allora, la missione comune è il 7 di bastoni, voi due siete chiamati a lottare insieme per qualcosa di più grande. La vostra unione ha lo scopo di resistere alle difficoltà. La vostra unione ha lo scopo di difendere i vostri ideali e portare avanti una missione che richiede forza e coraggio. A livello pratico, insieme sarete chiamati a superare ostacoli, a portare una visione che non tutti comprenderanno. Vi incontrate per questo motivo. La tua anima ti fa incontrare questa persona perché questa persona attraverso queste caratteristiche ti permette di integrare l'archetipo del pesce nella essenza totale. Ok. Andiamo a vedere adesso tu, la tua sezione, la tua energia attuale. E qua abbiamo un bellissimo 8 di denari. Tu ora stai lavorando su te stessa, o su te stesso, che tu sia consapevole o meno. Vabbè, la nostra famiglia siamo tutti consapevoli qua. Se stai qua in questo video ne sei consapevole. Comunque stai lavorando su te stessa, su te stesso qua. È come se costruissi giorno dopo giorno, con impegno, con dedizione. Cioè qua mi dice questa carta che sei in una fase di apprendimento, sei in una fase di disciplina, sei in una fase di crescita personale, minuziosamente, ti prendi cura di te stessa o di te stesso, minuziosamente, ti espandi. Sei molto motivata o motivato, sei in questa energia qui, che è una bellissima energia, eh? Vediamo ciò che hai attratto, ciò che attrai, che tipo di relazioni hai magnetizzato, no? La regina di coppe. Fino ad ora hai attratto persone molto emotive. Fino ad ora hai attratto persone bisognose di cura. Finora hai attratto persone che ti chiedevano di essere madre o nutrice. Anche se sei uomo, eh? Cioè ti chiedevano di essere madre, anche se sei uomo. Cioè, qua mi dice che hai vissuto relazioni dove ti sei spesso presa a carico delle fragilità altrui. Era un percorso, no? E vediamo cosa hai imparato, qual è stata la lezione, cosa stai imparando, qual è stata la lezione karmica, ciò che hai già appreso. Sì, chiaro. Il Cavaliere di Coppe, hai già vissuto il romanticismo idealizzato, l'amore sognante, anche illusorio. Adesso hai compreso che non basta la promessa poetica, ma serve concretezza. Questo hai compreso. Ok. Vediamo adesso il nodo,
ciò che blocca l'incontro con questa persona o con l'essenza incarnata in una persona, questa essenza qui. L'incontro, la carta che ci spiega qual è il nodo che blocca l'incontro con l'anima gemella. Ah, il 3 di coppe, ok. Sai cos'è che blocca l'incontro qua? O lo ha bloccato fino a questo momento? O questa carta, che quello che ti sto per dire ti serva di cartina, come cartina tornasole per, no? Nelle relazioni. Ciò che blocca l'incontro è il rifugiarti nelle amicizie. Ciò che blocca l'incontro è rifugiarti nelle relazioni leggere, nella socialità come scudo, mi spiego? Cioè a livello pratico questa carta mi dice che a volte ti accontenti di rapporti superficiali che non mettono in gioco davvero il cuore. Sembra un paradosso, ma è così, no? E vediamo qual è il gesto di liberazione per aprire le porte all'incontro, no? Il gesto di liberazione. Chiaro, chiarezza, asso di spade con questo bellissimo arco. Questa è la svolta. La tua liberazione avviene con un atto di chiarezza, con una decisione netta, una parola di verità. Cioè devi tagliare le ambiguità, devi dare un nome alla tua verità, nominare la tua verità, cioè aprire lo spazio con il coraggio della mente limpida. Cioè a livello pratico ti dico, scrivi, parla, cioè comunica, metti in chiaro ciò che vuoi e ciò che non vuoi più. Magari fatti proprio la lista, cioè, questo lo voglio, quello che non voglio, un quadernino con un divisorio al centro, quello che voglio, quello che non voglio. È molto semplice, perché questo gesto apre la porta all'anima gemella. Quello che voglio e quello che non voglio più. È molto semplice. Ok, andiamo a vedere la chiave dell'incontro. Vediamo la chiave dell'incontro nominato come, dove, in che dimensione dell'anima riconoscerai l'amore vero. Il 6 di bastoni lo incontrerai in un momento di riconoscimento, di successo, di visibilità. Sarai in una dimensione di vittoria, dove entrambi sentirete di aver superato una prova, mi dicono. Cioè a livello pratico, qui mi dice che potresti incontrare questa persona in un evento pubblico, oppure in un contesto di celebrazione, oppure quando avrai raggiunto un tuo obiettivo importante e ti sentirai finalmente visto o vista e riconosciuta. Lì lo incontri. Alcuni di voi magari hanno già incontrato, ma questa è la chiave dell'incontro. Ti ripeto, lo incontri in un momento di riconoscimento, di successo, di visibilità, una dimensione di vittoria. Ripeto, un evento pubblico, in un contesto di celebrazione, ma mi sottoscrivo nel fatto che lo incontri o la incontri quando hai raggiunto un tuo obiettivo importante e quando ti sentirai vista, visto, riconosciuto, ok? Sì, molto forte. Vediamo cosa ti dicono i miei potenti oracoli, lui, lei, in merito alla lettura. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Prima di tutto voglio mettere una carta su cosa ti dirà quando vi riconoscerete e la mettiamo qua. E prima di aprirla voglio vedere cosa ci dicono in base a tutto quello che è uscito. Io non mi abbasso a mercanteggiare, o tutto o niente. Questa è una carta, la frase di Dostoevsky, io non mi abbasso a mercanteggiare, cioè o tutto o niente. Adesso abbiamo vissuto l'amore idealizzato,
Adesso ci vuole concretezza, o tutto o niente, va bene l'amore, l'ideale d'amore, ma ci vuole concretezza. Questa sei tu, o sei tu che dici questo. Sei bella da togliere il fiato. Questa persona ti dirà che sei bella o bello che gli toglierai il fiato, completamente. Sei bella da togliere il fiato. E anche qui, riallacciandoci alla stesa principale, queste parole sono bellissime. Questo amore idealizzato che ti viene detto: sei bella da togliere il fiato, mi togli il respiro. Ma poi nei fatti? Quindi adesso io non mi abbasso a mercanteggiare. Ok. Cos'altro? L'amore è follia. Il pesce è un segno folle. Spesso mi viene in mente, se penso all'archetipo del pesci, alla canzone di Morgan. Come fa? Aspetta. Cosa vuol dire però? Mi sveglio col piede sinistro, quello giusto. Quella canzone lì, non mi ricordo come si chiama. E questo, l'amore è follia, no? La follia cos'è? La follia è la sana follia, è oltrepassare i luoghi comuni. E questo oltrepassare i luoghi comuni ha come presupposto battersi contro le proprie resistenze interne per andare contro i luoghi comuni. Quindi l'amore è follia, non è razionalità, è istinto puro, è oltre tutto ciò che la mente razionale ti dice. Quello è l'amore, ma tu lo sai bene. Adesso vediamo cosa ti dirà questa persona qui quando la riconosci. Sei la mia primavera, non poteva esserci carta più bella. Cosa fa la primavera? Ai ciliegi. Cosa fa la primavera ai ciliegi? Nuovi inizi. Io qua vedo che ci sarà un nuovo amore, un nuovo approccio d'amore. E quando tu ti riconosci, ti senti visto in tutte le tue anche contraddizioni, contrarietà interne, le vedi come uniche e irripetibili, hai successo grazie a questo tuo riconoscimento delle tue contraddizioni, e ti viene anche elogiato, no? Questo tuo modo di essere all'esterno, avrai una nuova primavera dell'anima, della vita, e una relazione che ti specchia questo successo interno. Bellissimo, veramente bellissimo. Io qua vedo che il tuo viaggio verso l'amore vero è come un mare, no? Un mare che si prepara alla marea nuova. Ecco, tu sei pronta, tu sei pronto. Perché? Perché hai già conosciuto le illusioni. Hai nutrito con amore chi non poteva restituire. Hai danzato tra sogni e realtà. E adesso sei chiamata o sei chiamato a un gesto di verità. L'asso di spade ti dice che solo con la parola limpida, con il coraggio di dire chi sei e cosa desideri, aprirai la porta a questo grande amore. Non più silenzi, non più accontentarsi. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Il rito qui è la chiarezza. E quando farai questo gesto, ecco che la vita ti porterà davanti il 6 di bastoni, il tuo vero amore, che arriverà in un momento di riconoscimento, di vittoria, di celebrazione. Lo vedrai come un alleato, lo vedrai e lo sentirai come un alleato, non più come un peso. Sarà l'imperatore nel corpo, forte, presente, il re di coppe nello stile, dolce, profondo, profonda. E tu lo riconoscerai perché accanto a lui o accanto a lei ti sentirai finalmente vista, onorata, celebrata o celebrato. Questo non sarà un amore né segreto né nascosto, ma un amore che si mostra, che si annuncia,
che cammina a testa alta nel mondo. E allora è come se mi dicesse questa carta: allora il tuo oceano troverà finalmente la sua riva. Tu sei un viaggiatore di sogni, viaggiatore di silenzi. Questa stesa mi dice di ricordarti che il tuo vero amore è specchio della tua stessa anima in cammino. La sua voce arriverà come una corrente che non puoi fermare e la riconoscerai nel battito che solleva le maree dentro di te. La liberazione è nella spada della verità. Osa tagliare i legami del passato, osa pronunciare parole nuove, osa pensarti degno di un amore che non ti imprigiona ma ti innalza. E quando vedrai accendersi davanti a te il fuoco della vittoria, quando sentirai che non sei più solo a lottare, ma qualcuno lotta con te e per te, allora saprai il tuo vero amore è arrivato. Quindi cammina con fiducia, perché ogni passo che fai nella verità ti porta più vicino al trionfo dell'incontro. Proprio lì dove il sogno diventa corpo e il corpo diventa canto, nascerà il vostro amore eterno. Bellissimo, wow, bellissimo, 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 incredibile. Quando canalizzo queste letture è straordinario. Queste sono letture che faccio una volta ogni 2 anni. Salvatevi il video, ragazzi miei, ragazzi, perché è come se adesso plasmaste, sì, la visione, come diceva Platone, le idee, no? Le idee sono dei, hanno la stessa radice etimologica. E allora questa è l'idea che ti accompagna in ogni incontro che hai, affinché tu possa plasmare la realtà esterna con la consapevolezza di questo grande dono della tua sposa o sposo celeste. Wow, tu stai riprendendo, io parlo, sì. Allora, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro, è stato bellissimo, meraviglioso. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, praticate, sotto all'info box trovate anche i 21 giorni che stanno seguendo tutte le nostre sorelle per ampliare il vostro stato di coscienza e sempre più camminare accanto del vostro amante mistico che si trova nell'invisibilità. Per esempio, qualcuna di voi non c'è ancora, questa persona si trova nell'invisibile, ma l'invisibile non è... Il fatto che tu non la veda questa persona ancora può non esserci, no? L'assenza di questa persona non è mancanza, ma è invisibilità. Allora, allearsi con l'invisibile significa autopotenziare la creazione immaginale nel piano concreto di questa relazione. Quindi sogna, immagina e plasma la realtà con la tua magia. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.